Quando La grande notte in bianco viene presentata al pubblico nei primi anni 60 provoca immediatamente scandalo. L'opera viene persino sequestrata per oscenità. Baselitz entra così sulla scena artistica tedesca come una figura disturbante, radicale, impossibile da ignorare. Al centro della tela compare una figura maschile grottesca, sproporzionata, esibita in modo volutamente provocatorio. Il corpo è deformato, infantile e aggressivo allo stesso tempo. Non c'è idealizzazione, ma un'esposizione brutale della fragilità e della pulsione. Il titolo originale, Die grobe Nacht im Eimer, letteralmente La grande notte nel secchio, allude a un fallimento totale. È la negazione di ogni retorica eroica, un rovesciamento della grandezza epica promessa dalla storia. Baselitz appartiene alla generazione cresciuta tra le macerie morali e materiali della Germania nazista. Quest'opera riflette un'identità spezzata, segnata dal trauma, dalla colpa e dall'impossibilità di ricostruire un'immagine positiva dell'uomo. Negli anni 60 l'arte europea oscilla tra astrazione e nuove forme di realismo politico. Baselitz rifiuta entrambe. La sua pittura è figurativa, ma antinarrativa, violenta ma profondamente simbolica. Il corpo dipinto da Baselitz non è erotico né celebrativo, è un corpo degradato, esposto, quasi ridicolo. Qui la fisicità diventa metafora di una condizione esistenziale e storica, l'uomo moderno come creatura disorientata. La stesura pittorica è cruda, spessa, nervosa, i colori sono sporchi, terrosi, lontani da qualsiasi armonia. Baselitz usa la pittura come gesto, come atto di rottura, non come superficie decorativa. Il colore rosso, presente sullo sfondo a sinistra, suggerisce una recente violenza e richiama il rosso sangue sull'orecchio del personaggio. Il sangue che sembra scorrere verso lo sfondo e viceversa è un indizio di coinvolgimento del personaggio in una qualche forma di violenza. Il volto rivela i sentimenti dell'artista nei confronti della figura rappresentata, gli occhi minuti, i capelli e il naso, la bocca e i baffi appena accennati ricordano la fisionomia di Adolf Hitler, suggerendo così una rappresentazione della Germania traumatizzata. Nessun indizio esplicito spiega la sorte o la ragione d'essere della figura accasciata a terra. Sporco di rosso e forse nudo, il personaggio sembrerebbe aver subito una violenza. Potrebbe rappresentare la Germania annientata dalle ambizioni naziste. L'artista disegna un organo maschile grottesco con intenzioni aggressive nei confronti del pubblico tedesco che prediligeva opere dalle quali non emergesse la realtà del dopoguerra. Il collegamento allusivo tra gratificazione e violenza denuncia le violazioni del paese. Il sequestro dell'opera non segna un fallimento ma una consacrazione. Baselitz dimostra che l'arte può ancora ferire, disturbare, mettere in crisi i limiti morali e culturali della società. La grande notte in bianco è oggi considerata un'opera chiave dell'arte europea del secondo Novecento. Qui sono già presenti temi che attraverseranno tutta la carriera di Baselitz: la deformazione, l'inversione, la negazione dell'eroe. Baselitz non chiede di capire, ma di guardare. Quest'opera non offre soluzioni né consolazione, ci mette di fronte a ciò che resta quando i miti crollano, un'immagine scomoda ma necessaria. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!